Non riesco a capire e a parlare bene in italiano perché non conosco abbastanza parole. Questa è una delle frasi che sento dire più spesso ai miei studenti. Eppure è possibile parlare e capire l'italiano anche con un lessico limitato. Come? Vediamolo insieme in questo video. Ciao, sono Simone di Italian with Simo, il primo corso di italiano per aziende e professionisti stranieri che vogliono migliorare il loro business con l'Italia. Se ti piace questo video, puoi seguirmi su LinkedIn oppure iscriverti al mio canale YouTube. Iniziamo! Il primo consiglio che posso darti è concentrati sulle parole che conosci e non su quelle che non conosci. Infatti, per capire una frase non è necessario conoscere tutte le parole che la compongono. Facciamo un esempio. Ciao Maria, volevo chiederti se fosse possibile di contattare al più presto il direttore per chiedergli un appuntamento per la giornata di domani. Come vedi, questa frase è ricca di parole, ma in realtà quali sono le parole più importanti? Vediamolo insieme. In realtà, se togliamo alcune parole da questa frase, parole difficili che magari non abbiamo mai sentito, riusciamo comunque a capire il suo significato. Per esempio, Maria, volevo chiederti di contattare il direttore per un appuntamento per domani. Abbiamo tolto molte parole, non abbiamo considerato molte parole in questa frase, eppure è possibile comunque capirla. Il secondo consiglio che posso darti è usa i giri di parole. Quando non ricordiamo una parola in italiano, spesso utilizziamo un termine inglese o in un'altra lingua che magari conosciamo. E questo però non è una buona strategia, perché quella parola che non sappiamo, non ricordiamo, rimarrà comunque sconosciuta e quindi anche in futuro potremmo ritrovarci nello stesso problema. Invece, molto utile è cercare di spiegare quella parola attraverso altre parole che invece conosciamo. Per esempio, ho comprato un oggetto che serve per cucinare. Ah, certo, una pentola. In questo modo abbiamo imparato una nuova parola, pentola, e probabilmente la ricorderemo anche in futuro. Vorrei darti il terzo e ultimo consiglio con un motto: sbagliando si impara. Che cosa significa? Significa che fare errori è assolutamente normale, ma non solo. Sbagliare è un ottimo modo per imparare e migliorarsi. Quindi non avere paura di fare errori, perché solo facendo errori potrai migliorare il tuo italiano. E tu hai altri consigli da dare a chi inizia a imparare l'italiano e ha un lessico limitato? Scrivili nei commenti. Spero che questo video ti sia piaciuto e ci vediamo per la prossima lezione. Ciao!